Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Oggi sfogliamo insieme Burda Curvi 5 2023. Andiamo subito a vedere cosa ci propone questa volta. Andiamo subito a vedere il cappotto, che è il numero 403. Le taglie vanno dalla 44 alla 52 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà ed è un modello, come possiamo vedere, dalla linea classica, quindi che non passerà mai di moda. Diciamo ci farà caldo tutto l'inverno. La forma è leggermente bombata ed è caratterizzato da un alto collo e fascia e abbottonatura asimmetrica. I tessuti consigliati sono il misto di lana, come in questo caso, bello sia chiuso che aperto. Vabbè, questo un po' tutti. Come vediamo, questo è il figurino e ha 2 pallini su 4 di difficoltà e va dalla taglia 44, 46, 48, 50 e 52, tenendo conto che le taglie di Burda sono delle taglie che vestono in grande, quindi vestiranno veramente tantissimi fisici, anche super plus. Allora, le stoffe consigliate sono stoffe per cappotti di lana o misto cotone ed è stato realizzato in lana misto fibra, poi con la fodera. Qui abbiamo la t-shirt che mi piace moltissimo, molto particolare. La t-shirt è il numero 405B, va dalla 44 alla 52 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà. È molto sexy, aderente, quindi sicuramente è stato utilizzato un jersey, in questo caso di viscosa, quindi utilizzate sempre tessuti elasticizzati, e ha 2 pallini su 4 di difficoltà. Ha la particolarità di avere questo collo con questa parte un po' trasversale aperta. Si può indossare anche con dei blazer, con dei cardigan, oppure indossata così, sia con i pantaloni, oppure con le gonne, come in questo caso, che è stata abbinata ad una gonna bellissima, e poi con degli stivaletti. 405 A e B sono shirt a 2 pallini su 4 di difficoltà. E le stoffe consigliate sono stoffe di jersey stretch, utilizzare solo stoffe con elastano, come ho detto prima. Ed è stato utilizzato il jersey di poliestere, ma si può utilizzare anche il jersey di viscosa. E qua c'è anche una scuola di cucito, diciamo, dove ci spiega come cucire la maglia. Quindi diciamo che questo giornale ha anche una sorta di scuola di cucito, molto molto utile, come possiamo vedere. Abito numero 401, va dalla taglia 44 alla 52 a 3 pallini su 4 di difficoltà. Il taglio è lineare, ben definito dalle cuciture princess che sagomano la silhouette, e grazie agli spacchi e la gonna danza a ogni passo. Potete indossarlo sia con la cintura in pelle oppure confezionata con la stessa stoffa che è stata utilizzata per fare l'abito, quindi stesso tessuto. Ovviamente dritta sarà benissimo, un modello comunque dritto senza cintura starà benissimo anche un fisico a mela, e con la cintura un fisico a clessidra e un fisico a pera. 401 alla scuola di cucito. Ecco la scuola di cucito dell'abito midi. Vediamo tutto ben spiegato, passo a passo, con tutti i consigli. È stato realizzato in viscosa. Qui abbiamo questi bellissimi pantaloni che sono un classico, slanciano tantissimo la figura. Quindi questi paio di pantaloni sono fantastici, te li consiglio altamente di comprare il giornale anche solo per i pantaloni, perché li rifarai sicuramente di tutti i tessuti possibili e immaginabili e soprattutto di tutti i colori. Sono i pantaloni numero 412, vanno dalla taglia 44 alla 52 e sono a 2 pallini su 4 di difficoltà. Vestono perfettamente e le pants creano una linea impeccabile, certo, perché comunque tendono a affusolare la figura. Sono senza cinturino, simili al pantapalazzo, non sono pantapalazzo, però cadono dritti in modo tale che la figura
possa sembrare più slanciata e longilinea. Si possono ovviamente indossare sia con una camicia all'interno del pantalone ma anche all'esterno. 412, pantaloni a 2 pallini su 4 di difficoltà. Le stoffe consigliate sono stoffe leggere per pantaloni e la stoffa originale che è stata utilizzata è twill di poliestere con elastan, quindi devono essere un po' elasticizzati, ecco, non elasticizzati, non tessuto proprio elasticizzato ma un po' estensibile. E qua c'è la scuola di cucito. In questa pagina invece abbiamo il pullover numero 411 ed è un modello facilissimo, infatti è un pallino su 4 di difficoltà. Le taglie vanno dalla taglia 44 alla 52 e questa è la moda di tendenza, che io vorrei dire un qualcosa su questa maglia, che è stata realizzata con un tessuto effetto pelliccia, ha le spalle scivolate ed è semplicissima da lavorare, anche perché poi non ha né lampo né niente. Io sconsiglio vivamente a chi ha un fisico a mela di confezionare questa maglietta con questo tessuto, perché come da logica è ovvio che potrà sicuramente allargare la figura, quindi dare quell'illusione di farla sembrare ancora più voluminosa. Chiaramente i tessuti del genere creano volume, quindi io ti consiglio che se hai un fisico a mela, quindi hai un po' di pancetta e sei un pochettino diciamo voluminosa nella parte superiore del corpo, quindi anche se hai un corpo diciamo a triangolo rovesciato, io te lo sconsiglio vivamente. E questo è il 411, questo è il figurino, ha un pallino su 4 come abbiamo detto prima ed è stata realizzata in gesso, stoffa di maglina, utilizzate solo maglina elasticizzata, quindi queste sono le stoffe consigliate, quella originale è stoffa di maglia, comunque devono essere elasticizzate. E qui c'è una sorta di scuola di cucito. Qui abbiamo il maxi gilet numero 408, le taglie vanno dalla 44 alla 52 e anche questo è un modello facile, infatti è un pallino su 4 di difficoltà. Ha le spalle scivolate, ha delle tasche sul davanti che possiamo ovviamente cucire o meno ed è completamente sfoderato. E poi la martingala può essere sostituita per esempio con un cinturino a nastro. Come vediamo, questo è un capo che secondo me è molto utile ed è versatile quando vogliamo per esempio abbinarlo ad un vestito, come in questo caso, ma anche un completo quando non fa troppo freddo, è utile. Questo è il figurino e le stoffe consigliate sono stoffe per cappotti e giacche, maglina pesante con un po' di sostegno. La stoffa originale che è stata utilizzata è un misto di lana. E poi abbiamo anche in questo caso la scuola di cucito, come possiamo vedere qui. Qua abbiamo una gonna bellissima e sexy ed è la numero 409A, le taglie dalla 44 alla 52 ed ha 2 pallini su 4 di difficoltà. Una linea da sogno, la gonna è attillata con un alto cinturino, pens sul dietro e uno spacco laterale profondo. Potete ovviamente regolare la lunghezza della gonna a piacere, perché ha proprio questa alta fascia applicata nell'orlo. Ma possiamo sfruttare questo modello utilizzando anche dei tessuti di colori diversi. Quindi per esempio, non so, la parte superiore ad esempio nera e la parte inferiore bianca, per esempio, oppure il contrario. Ecco, possiamo un po' giocare con i colori, cosa che a me piace moltissimo, tra l'altro. Ed eccola qui, la 409, la gonna. Le stoffe consigliate sono stoffa stretch per gonne, con un po' di sostegno. Utilizzate solo stoffe con elastan. Invece la stoffa utilizzata per il modello che abbiamo visto è un jacquard stretch. Oppure possiamo utilizzare anche un denim stretch. Qui abbiamo una bellissima blusa, la numero 404, le taglie vanno dalla 46 alla 60 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà.
Questa io direi di abbinarla solo con i pantaloni, non mi piacerebbe abbinarla per esempio con una gonna lunga, no, a meno che non la mettiamo all'interno, ecco, della gonna, perché sennò darebbe troppo l'effetto ottico di una figura troppo appesantita. Ha un classico colletto a camicia, apertura a polo, carré sul dietro e una morbida piega a cannone. L'orlo è asimmetrico. Allora, questa è la blusa. Le stoffe consigliate sono stoffe per bluse e la stoffa originale è viscosa stampata. E qui abbiamo tutta la scuola di cucito. Qui abbiamo moda casual. Abbiamo infatti la felpa, che vediamo qua, e i pantaloni sportivi. Per quanto riguarda la felpa, è la numero 415, le taglie dalla 46 alla 60, 3 pallini su 4 di difficoltà. La felpa è con il cappuccio di taglio dritto, ha la zip allo scollo e lunghezza che scende oltre i fianchi. E poi, come possiamo vedere, ha degli spacchi laterali arrotondati. Bellissima, mi piace veramente molto. Possiamo tra l'altro, se abbiamo per esempio una ricamatrice, possiamo abbellirla anche con dei ricami, veramente molto molto bella. Da 3 pallini su 4 di difficoltà. Ed eccola qui, la 415, vediamo qui le stoffe diciamo consigliate sono stoffe di jersey pesante e utilizzare solo tessuti stretch. La stoffa originale è jersey romanit, mentre i pantaloni che vediamo qua sono il 416, vanno dalla taglia 46 alla 60, 2 pallini su 4 di difficoltà, comodi ma nello stesso tempo anche eleganti. I pantaloni hanno una linea ampia, si stringono all'orlo grazie ad un cinturino e alla cerniera lavorata nel fianco, vestono perfettamente e sono adatti a tante occasioni. Il tessuto consigliato è il tessuto di twill. Eccoli qua i pantaloni, sono a 2 pallini su 4 di difficoltà. Le stoffe consigliate sono stoffe leggere per pantaloni e la stoffa originale, come abbiamo già detto, è la stoffa di twill, in twill. E qua c'è tutta la scuola di cucito, meravigliosa. Direi che è super super utile. Qua abbiamo la shirt, che è questa qui, e la vediamo anche la shirt 414 e la 405 che abbiamo già visto precedentemente. La shirt 414 va dalla taglia 46 alla 60, 2 pallini su 4 di difficoltà. Ha un profondo scollo a V, come possiamo vedere, le spalle sono scese e questo modello è stato realizzato con tessuti, come possiamo vedere, di colore diverso. Ovviamente noi possiamo scegliere di cucirla con lo stesso tessuto oppure anche variare. Per esempio qua è stato utilizzato un tessuto diverso rispetto alla parte, all'altra parte e alle maniche. Potremmo farlo tutto uguale, dello stesso tessuto, la parte centrale e le maniche di un altro colore. È veramente molto molto carina, perché sono dei modelli che si prestano proprio a essere personalizzati tantissimo. Quindi uno stesso modello voi lo potete realizzare con dei tessuti con stampe diverse, colori diversi. Io amo tantissimo queste possibilità, perché da un singolo cartamodello vi fate veramente tantissimi abiti diversi, che sembreranno diversi e sono diversi. Ecco qua, questa è la blu, la shirt, che ha 2 pallini su 4. Le stoffe consigliate sono stoffe leggere per bluse e la stoffa originale è viscosa in rosso e fucsia, in questo caso diciamo. E anche in questo caso abbiamo la scuola di cucito spiegata, eccola qui, è veramente utile. Torniamo alla blusa 405A che abbiamo già visto prima, va dalla taglia 44 alla 52, a 2 pallini su 4 di difficoltà. E qua dice: alle volte basta solo un piccolo dettaglio per rendere un semplice capo un vero must have. E ha uno spacco sulla scollatura e questo spacco non passerà inosservato, ovviamente molto molto particolare. Tra l'altro
si presta anche questo ad essere cucita per esempio con tessuti di diverso colore o stampe di diverso tipo. E l'abbiamo già visto prima, 2 pallini su 4 di difficoltà e le taglie dalla 44 alla 52. In questa pagina invece abbiamo un abito che è il 402, va dalla taglia 44 alla 52 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà. È un capo chic, però nello stesso tempo anche sportivo. Io amo questo abito, tra l'altro lo possiamo indossare sia con una cintura magari che abbiamo, oppure una cintura del colore, per esempio in questo caso in contrasto è nera, io la farei nera per esempio in questo caso. Anche questo abito possiamo personalizzarlo come vogliamo, utilizzando tessuti di colore diverso, utilizzando tessuti con stampe diverse, e quindi personalizzarlo al massimo. Le pens sul davanti e nella parte del dietro fanno sì che l'abito abbia un sinuoso, ecco, e metta in evidenza proprio le forme senza appesantirle. Un abito bellissimo, si può indossare anche con gli stivali alti oppure con dei leggings, ed è stato realizzato in misto poliestere e triacetato. Abito, eccolo qui, il modellino dell'abito. Le stoffe consigliate sono stoffe per abiti e la stoffa originale è misto fibra in poliestere, come abbiamo detto prima. Come vediamo, questo modellino può essere modificato e personalizzato a piacere. E qui abbiamo la scuola di cucito. Benvenuto autunno, io direi benedetto autunno. Chi mi conosce sa che io odio l'estate, per certe cose la amo, per altre la odio soprattutto per il caldo che non sopporto, quindi per me l'autunno è una delle stagioni che prediligo. Quindi solo leggere l'autunno mi mette buon umore. Abbiamo qui il cappotto numero 406, taglia dalla 44 alla 52, a 3 pallini su 4 di difficoltà ed è stata realizzata in pile. Il taglio è simile ad una camicia sportiva, si chiude con dei pratici automatici a pressione e la particolarità sono i polsini e le pattine doppiati con il tessuto fantasia della blusa. Qua abbiamo il cappotto numero 406, i materiali, le stoffe consigliate sono stoffa di lana leggera, stoffa di pile e stoffa di flanella. La stoffa originale, come abbiamo detto prima, è il pile di cotone e poi la fodera. E qui abbiamo la scuola di cucito. Bellissimo abito chemisier numero 407, taglia dalla 44 alla 52, 3 pallini su 4 di difficoltà. Il punto forte di questo abito è la lavorazione delle spalle, come possiamo vedere qui. Attorno agli sproni infatti sono state realizzate delle sottili arricciature, eccole qui, che permettono alla stoffa di cadere morbidamente sulle maniche davanti e dietro. Il fiocchetto applicato è un tocco romantico. Quindi questo vediamo la parte del davanti, eccolo qua, indossato con la cintura oppure senza, ma io preferisco con la cintura. 407, un abito a 3 pallini su 4, quindi non è di facile realizzazione. Le stoffe consigliate sono stoffa morbida e fluente per abiti e la stoffa originale è stato utilizzato il raso di seta. E qui abbiamo la scuola di cucito. Qua abbiamo la gonna che abbiamo visto prima, però in questo caso è stata realizzata in jeans ed è bellissima. È la numero 409, infatti versione B, va dalla 44 alla 52, 2 pallini su 4 di difficoltà. Io la preferisco in jeans, sinceramente. Sarà che il jeans mi piace molto, poi qua è stata, diciamo, realizzata con delle impunture a contrasto. Secondo me è super valorizzata. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. In jeans l'abbiamo visto prima comunque, infatti tra i tessuti consigliati è proprio il jeans. Mentre qui abbiamo l'abito numero 410, le taglie vanno dalla 44 alla 52 ed è di facile realizzazione, infatti ha un pallino su 4 di difficoltà. È un abito non solo facile da realizzare, ma anche facile da
indossare perché è morbido, molto carino con la cintura. Possiamo anche in questo caso cucire una cintura dello stesso tessuto che abbiamo utilizzato per realizzare l'abito, ma anche un tessuto diverso che magari si sposa bene con il tessuto che abbiamo scelto. Ampio scollo rotondo, spalle scivolate e maniche rifinite da polsini con elastico inserito. Ecco qua l'abito 410. Le stoffe consigliate sono jersey pesante, stoffa felpata e utilizzare solo maglina stretch. È stata utilizzata per realizzare il modello una stoffa felpata. Qui ci consiglia di indossarla con i jeans, sono perfettamente d'accordo, anche perché vediamo che si sposa benissimo con il colore del jeans, questo blu che è il colore predominante della stampa. La blusa è la 413, le taglie 48-60, 2 palline su 4 di difficoltà. Si può indossare anche con una gonna, con un pantalone a vita alta, però secondo me indossandolo con all'interno la camicia. Ha nastrini da annodare e spacchi laterali, però secondo me questo modello va bene indossato così morbido. 413 la blusa a 2 palline su 4, le stoffe consigliate sono stoffe leggere per le bluse, la stoffa originale che è stata utilizzata è la seta. E qui abbiamo tutta la scuola di cucito. Qua Burda ci dà degli spunti su come abbinare il cartamodello del maxi gilet che abbiamo visto prima. L'idea è chic, quindi indossato per esempio con un paio di pantaloni morbidi e una blusa. Qua invece è diciamo, la versione femminile, quindi con un abito molto molto bello e molto romantico. Ovviamente dobbiamo abbinarlo con tessuti che vanno bene, ovviamente con l'abito, col tessuto e il colore dell'abito che abbiamo scelto. Indossate poi con degli stivaletti, anche se io non sono molto d'accordo perché potrebbero spezzare la gamba e quindi la figura, oppure in modo sportivo, quindi con questo realizzato in jersey per esempio trapuntato, molto molto carino, mi piace, per un immediato effetto sport, quindi indossato con una felpa e con un paio di pantaloni diciamo tipo leggings, quindi per fare ginnastica molto sportivo con le sneakers. Abbiamo terminato di sfogliare Burda Curvi. Fammi sapere se ti è piaciuto questo numero, mi è piaciuto veramente tantissimo. È un giornale da comprare anche se non sei una taglia curvi, secondo il mio parere, perché primo, se lavori per altre persone hai già dei cartamodelli pronti, quindi se lo fai per lavoro e quindi per confezionare degli abiti per altre persone. Secondo punto, perché comunque c'è tutta la spiegazione all'interno, quindi la scuola di cucito con ogni modello infatti è super spiegato, quindi abbiamo tanto da imparare, soprattutto se non hai fatto una scuola di cucito e quindi hai bisogno di capire come si cuciono determinati abiti, quali sono le tecniche giuste e i consigli. Quindi ti consiglio comunque di comprarlo. Tutti questi giornali che hanno delle scuole di cucito all'interno sono super consigliate. Te lo dico perché io ho iniziato in questo modo. Ho iniziato da autodidatta e poi ho fatto il corso di cucito e Burda mi ha aiutato molto in questo, perché Burda ha sempre portato delle scuole di cucito e quindi mi ha sempre aiutato questa cosa all'inizio, quando non avevo ancora fatto il corso, anzi i corsi. Mi raccomando, se non sei iscritta al canale, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere aggiornata su tutti i nuovi video che verranno caricati. Lasciami un bel like, un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per ringraziarmi tutta la fatica che ho fatto nel sfogliare insieme a te Burda Curvi e tutti i consigli che ogni mese ti dico sfogliando i giornali.
Mi raccomando, quindi lasciami un commentino perché mi fa sempre piacere, ti mando un grande bacio sartoriale ma soprattutto terapeutico perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e alla prossima!